Ciao, sono Antonio, o almeno è quello che i tuoi occhi ti dicono. Quello che stai vedendo non sono io. Questo è un deepfake, creato interamente dall'intelligenza artificiale per mostrarti quanto è diventata potente questa tecnologia. Quel video è un falso. Scommetto però che per un attimo ci siete cascati. Beh, non è colpa vostra. Benvenuti nell'era in cui vedere non significa credere. I video deepfake non sono più un esperimento da film di fantascienza, ma sono diventati la realtà di tutti i giorni. Nell'ultimo anno soprattutto, la loro diffusione è letteralmente esplosa. E anche i tentativi di frode tramite deepfake sono letteralmente esplosi. Sono diventati così realistici da poter ingannare chiunque, anche i più esperti. In questo video non solo vi dirò cosa sono e come funzionano i video deepfake, ma vi darò degli strumenti utili per poterli riconoscere e non farvi fregare. Quindi sono audio, video e immagini generati da un'intelligenza artificiale per sembrare quasi perfettamente reali. L'AI ha reso questi strumenti facilmente accessibili e il risultato è che generare questi video è diventato incredibilmente facile. Questa, che possiamo anche definire democratizzazione della menzogna, ha delle conseguenze che possono essere anche gravi, non solo per politici o personaggi famosi, ma parliamo anche di persone comuni che possono ricevere una chiamata su WhatsApp e pensano di sentire davvero la voce del proprio figlio o della propria figlia che chiede aiuto o chiede soldi. Ma il pericolo non è solo economico. I deepfake si usano anche per diffondere disinformazione politica e più in generale per minare la nostra fiducia su quello che vediamo e che sentiamo. Pensate a quello che è successo di recente col Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono circolate online immagini che venivano generate con l'intelligenza artificiale in cui il suo volto veniva inserito in contenuti manipolati e spacciati per veri. La Meloni ha denunciato pubblicamente il caso, avvertendo che i deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. E questo è il punto. Se può succedere al Presidente del Consiglio, con tutti gli strumenti e la visibilità che ha per difendersi, può succedere davvero a chiunque. A un politico, a un imprenditore, a un insegnante, a qualsiasi persona comune. Basta una foto, un video, pochi secondi di voce e all'improvviso qualcuno può farvi dire o fare quello che voi non avete mai fatto. Il vecchio detto "se non vedo non credo" oggi è ufficialmente andato in pensione. Pensate a un deepfake come una maschera digitale perfetta, modellata su misura da un'intelligenza artificiale. La tecnologia dietro questa magia si chiama GAN, che vuol dire reti generative avversarie. Per dirla semplice, immaginatele come una gara tra due intelligenze artificiali, un falsario e un detective. La prima AI, cioè il falsario, chiamato anche generatore, ha il compito di creare immagini e video finti. Ad esempio, prende migliaia di foto del mio volto e del volto di un attore e il suo compito, il suo scopo è quello di sovrapporre il volto dell'attore al mio in un modo che sia impeccabile. La seconda AI, cioè il detective, che è chiamata anche discriminatore, ha il compito di scovare i falsi creati dal generatore. Queste due AI si sfidano milioni di volte senza sosta. Il falsario diventa sempre più bravo a creare dei video fake e il detective diventa sempre più bravo a scovare anche il minimo difetto. Questo processo va avanti finché il generatore falsario crea un deepfake che il detective non riesce più a scovare. Il risultato è che il video non solo può ingannare l'intelligenza artificiale, ma anche l'occhio umano. Quindi, se le macchine sono diventate così brave a mentire e a ingannare i nostri occhi, siamo spacciati? Non è proprio così, perché almeno per ora anche i deepfake più sofisticati fanno qualche errore. Dobbiamo solo allenare il nostro cervello a scovarli, diventando così dei veri e propri detective digitali. Ora vi dirò una lista di segnali a cui dobbiamo prestare molta attenzione. Il primo indizio, il più importante, sono gli occhi e le palpebre, perché l'occhio umano sbatte le palpebre ogni circa 2-10 secondi, mentre i primi deepfake si dimenticavano spesso di questo. Oggi sono migliorati, ma il loro movimento può sembrare ancora innaturale, o troppo veloce o troppo lento. Fateci caso, il movimento degli occhi segue la conversazione o si muovono in modo vago? Il secondo dettaglio è il viso. La pelle sembra troppo liscia, fatta quasi di cera. A volte anche i contorni del viso, come la mascella, le orecchie, possono deformarsi durante i movimenti nel video. Il terzo punto è la sincronizzazione delle labbra. Anche se la tecnologia per sincronizzare le labbra è diventata incredibilmente precisa, a volte c'è ancora uno sfasamento tra il movimento delle labbra e l'audio che sentiamo. Questo è uno sfasamento tra il movimento delle mie labbra e l'audio che sentiamo.
Notate anche che le labbra a volte possono muoversi in modo rigido o poco naturale. Infine parliamo dell'audio. Una voce clonata può sembrare quasi identica all'originale, però a volte può suonare anche metallica, senza emozioni o con un'intonazione piatta. Fateci caso ai rumori di sottofondo o al contrario a un silenzio di sottofondo troppo pulito. Però ci sono anche buone notizie, cioè le tecnologie per rilevare i deepfake si stanno evolvendo. Pensate che un'azienda come Intel ha sviluppato un sistema che si chiama Fake Catcher, che utilizza il flusso sanguigno per rilevare i deepfake e non più l'aspetto. Questa tecnologia rileva i piccoli cambiamenti della pelle dovuti al battito cardiaco e questo i deepfake non sanno replicarlo. E allora riconoscere i segnali visivi è fondamentale, ma la vera difesa contro i deepfake non è solo tecnologica, ma è soprattutto culturale. Dobbiamo imparare ad avere un sano scetticismo e adottare nuove abitudini quando siamo online. Ora vi dirò delle regole da applicare anche in questo senso. La prima è che bisogna verificare sempre la fonte. Se vedete un video scioccante di un politico, di una celebrità o di una persona comune, non condividetelo all'istante. Fermatevi un attimo e chiedetevi da dove arriva questo video. È stato pubblicato da un canale di notizie affidabile o è stato pubblicato da un account anonimo? Fate una rapida ricerca online. Se una notizia del genere è vera, ne staranno parlando tutte le testate giornalistiche più importanti. Se non trovate altre conferme, allora è quasi di sicuro un falso. La seconda regola è analizzate il contesto. I deepfake fanno leva sulle nostre emozioni, rabbia, paura, urgenza. Se ricevete una telefonata o un messaggio vocale da un parente che vi chiede aiuto o soldi urgentemente, con una voce che sembra quasi identica alla sua ma con una storia un po' strana, fermatevi, chiudete la chiamata e richiamate quella persona sul suo numero di telefono personale. Le truffe che usano la clonazione della voce sono in continuo aumento. La terza regola è allenate il pensiero critico. Quando vi imbattete in un contenuto, specialmente se è molto forte o sensazionale, fatevi delle domande. Qual è lo scopo di questo video? A chi fa comodo? Potrebbe essere un video creato per cercare di farmi cambiare opinione o per farmi cliccare su qualche link? Questo non significa diventare paranoici, significa semplicemente diventare consapevoli. Infine, segnalate. Se trovate un contenuto che vi sembra un deepfake, soprattutto se è offensivo o dannoso, segnalatelo subito alla piattaforma dove l'avete trovato. I social e i motori di ricerca stanno introducendo nuovi strumenti e nuove regole per combattere questo tipo di contenuti, ma hanno bisogno anche del nostro aiuto per trovarli. Allora siamo entrati in una fase del tutto nuova, in cui la verità non è più scontata. I deepfake sono una delle sfide più grandi del nostro tempo. Sono un cambiamento tecnologico che ci costringe a mettere in discussione il concetto stesso di realtà. Per questo, capire queste trasformazioni è il primo passo per non subirle passivamente. È proprio questo il cuore della nostra missione, dare un senso al cambiamento. La consapevolezza è il più potente scudo che abbiamo. Se avete trovato utile questo video, vi chiedo di condividerlo. Grazie per aver guardato e ovviamente iscrivetevi al canale. Navighiamo insieme in un modo più sicuro e consapevole. Al prossimo video, a presto!